Ok. Ci siamo ragazzi. Allora, siamo ancora qui con APSULOV End of Gods, titolo di Angry Demon Studio che ci ha colpito totalmente l'ultima volta. Cioè mi ha colpito, io parlo sempre in plurale ragazzi perché voglio coinvolgere voi il più possibile, lo sapete. Il titolo che mi ha colpito sotto il profilo estetico, animazioni dei personaggi magari un po' sottotono, bisognerà comunque proseguire una storia per vedere. Magari è solo la questione di quei passettini lì che non sono proprio animati, comunque non mi sembrano animati benissimo, ma la grafica ragazzi è l'Unreal Engine come pochi veramente sanno usare. L'ho detto anche l'altra volta e niente. Quindi oggi andremo avanti e potrebbe essere il primo e ultimo avvistamento, il nostro primo ingaggio ragazzi, perché io ho le idee chiare più o meno di questo gioco. Anche avendo fatto solo un gameplay, voglio solo approfondire le meccaniche di gioco, il gameplay, l'evoluzione del personaggio, quindi voglio vedere come prende piede in questo frangente, ok? Andiamo. Riprenderò anche Silver Chain, raga, però prima avevo cominciato questo e mi sembra giusto. E poi questo qua è un'altra categoria. Già che che mischi fantascienza e mitologia, mi attiri tantissimo. Quindi, bene, raga, siamo esattamente dove eravamo l'ultima volta. Ah, è vero che lei aveva il potere che gli hanno indottrinato gli dei, quelle macchine lì. Di là si può passare però, eh? Non c'ero entrato qua l'ultima volta. Sono riaperti archeologici, tecnologie aliene, cose varie. Ah, qua dietro è. Abbiamo fatto il giro da dietro, ok, ok.
pensavo già che dovevi sfondare la grata, qualcosa. No, raga, non... No! Non dovevo venire di qua, raga. Ho sbagliato strada, merda. Forse devo passare dove sono loro, però... Sembra che di qua ce l'ho già passato. Ah, ok, eccoli qua i simboli. Sì, ok, quindi di qua. Ok, ora ci sono, devo seguire i simboli, raga. Ok, quindi devo passare di qua, da sta porta. Il problema è che ci sarà un enigma da fare relativo a trovare qualcosa, quindi devo passare in mezzo a questi per forza. Devo prendere il tempo e passare. Merda. Tra un po' arriva pure l'altro. Mi devo muovere. Simboli non ce ne sono più? No, i simboli secondo me si ferma davanti alla porta perché comunque è ovvio che devi cercare qualcosa qua attorno. Ah no, il simbolo è qua. Ma forse da qua siamo venuti. No, sta foto me la ricordo che sono entrato. No, qua mi ricordo che sono già venuto, raga. Questa qua è proprio la strada che ho già fatto. Sì, mi ricordo. Qui da dove sono entrato. Quindi proviamo ad andare dove c'è il tipo qua. Senza farci vedere. Ah no, qua è chiuso. Allora di qua, di là non faccio niente. Evidentemente questo buco qua ci sono passato quando sono arrivato la prima volta, solo che non mi ricordo, avendolo fatto un po' di tempo fa. Ok. Allora, qua non c'era niente? Dove cazzo è qua? Allora, qua dove ho salvato? Ah, ok, ora ci sono.
Allora è di qua che devo andare. Questo non l'ho mai visto, raga. No, stare attenti a quelle merde, quelle corna, quel cazzo di demoni. Qua è chiuso. Oh, pezzo di merda! Mi ha fatto cagare addosso. Cazzo di roba è? Abbiamo trovato qualcosa, un reperto alieno, mi sa, eh. Togliamo sta cazzo di visuale. Noi ci gustiamo la grafica. Vedete, raga? Quello che dicevo ieri di Daymar. Questi sono i difetti del metallo che dicevo. Dovete mettere questi dettagli. Se mettete i dettagli del genere, il motore grafico, cioè fate una bella cosa. In più le texture sono dettagliate, ben definite e ben composte. Quindi ragazzi, questo è un gioco. C'è qualcosa che parla qua. Ah, è uno scudo, raga, è lo scudo uno scudo vichingo. È uno scudo norreno. Spettacolo, mica è enorme. Mythology Research, Note 6. The expeditions to Asgard have proven fruitful yet again. The team brought back several shields that seem to possess a number of strange capabilities which are completely out of our control. According to the myth, these shields seem to have belonged to the winged creatures known as Valkyries. The mission of these creatures were to bring dead warriors to an afterlife in Valhalla, and must have possessed enormous powers. Un attimo, raga. Ok, ho acceso la sigaretta, scusate, proseguiamo. Cazzo è quella roba?
scusate ancora, ma stavo scrivendo un messaggio. Ma che cazzo è quella roba? Sono scudi di diverso colore. Spezzato a metà proprio questo. Ah, qua! Una mano? Ah, la mano per aprire... È la mano di questo, raga. Abbiamo preso la mano di questo per aprire la porta. Grazie, fratello. Mi dispiace. Ma come cazzo faccio a tornare là sopra? Ah, la mano per questa porta, non per l'altra. Ok, ok. La mano viscida. Oh, pezzo di merda! Dai, ma sei un pezzo di schifoso, maiale! Ma dai, ma come un colpo? Cos'è? Ah, qua devo... Sì. Qua devo fare il giochetto, raga, che devo trovare... Che sono tipo nel loro nascondiglio. E devo trovare ste bocce. Se voglio rinascere lì. Se no, devo ricominciare dall'inizio, dall'ultimo salvataggio. Se voglio ricominciare dall'ultima volta, dall'ultimo punto dove sono morto, devo posizionare queste bocce qua. Devo trovare le bocce, posizionarle agli estremi e poi entrare nel buco. All'estremità e poi entrare nel buco. Però intanto c'è uno che mi segue. No. Fame di merda. Schifoso, sono dietro. Dai, mollami, Cristo Dio. È un longo, raga, è un longo. Ma dov'è? Dove cazzo è la sfera? Dove cazzo è sfera e basta? Oh, sfera e basta, dove cazzo sei? Dai, serio? Sta arrivando. No! Pezzo di merda! Niente, raga, devo ricominciare il salvataggio. Dio Cristo! Non mi ha mai preso. Negli altri gameplay non mi aveva preso mai. Porco Dio! Quando devi trovare la sfera è un macello. Adesso devo ritornare... Devo ritornare dove ero. Porca troia. Ah, però ha salvato qua. Ok. Neanche più di tanto indietro. Va bene. Devo solo prendere la mano dal tipo. Dai, ma perché? Ah, che merda! Ma un colpo, raga, un colpo, non è mai successo un colpo. Di solito dovevamo prenderti almeno 2 volte. Ma che cazzo è? Dai, cos'è? No, mica l'alieno, ma che palle. Vabbè, prendimi tanto, non ho fatto un cazzo, quindi è inutile che sto a perdere anche tempo a trovare queste sfere di merda. Ecco, 1 e 2, bella, almeno sono vicini stavolta. Dai, non l'ha presa sto demente di merda, non l'ha presa. Sto mentecato. Ah,
guarda, va, va, ma si fa prendere come un cretino, guarda, 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 guarda. Porca troia, oh. Vabbè, prendimi da fare il culo, va, prendimi. Guarda, va. Pezzo di merda. Tanto avevo fatto poca roba, quindi era meglio che riuscivo a farlo prima, no adesso. Porca di quella troia, oh, è pieno qua dentro. Ma di qua si andava? Oh, no, no, di là era chiuso mi sa. Di qua, però anche di qua c'è una porta. Tipo una sala controllo, vabbè, poi ci veniamo. Muoio del coglione. Oh, io entro in quella porta, ecco dove devo entrare. Sono andato in fondo qui. Che cazzo è l'accendino? Ma Dio Cristo. Voilà. Allora. Andiamo. Quella lì è. Mythology Research, Note 6. The expeditions to Asgard have proven fruitful yet again. The team brought back several shields that seem to possess a number of strange capabilities which are completely out of our control. According to the myth, these shields seem to have belonged to the winged creatures known as Valkyries. The mission of these creatures were to bring dead warriors to an afterlife in Valhalla, and must have possessed enormous powers. Ok raga, quindi un attimo è stato. Ci mettiamo un attimo proprio. Ok. Eravamo morti qua prima. No, dove cazzo è quel sacco di merda? Guarda, guardalo. Sto figlio di puttana. Dove sei? Ma che merdoso. Ma che cazzo facevi? Giri intorno? Ah, perché in ogni caso questa mano qui apre le porte di questa stanza. Doveva essere un pezzo grosso quello lì. Dove è andato il merda? Facciamolo passare ancora, raga, perché non so dov'è. Eccolo là. In ogni caso sta mano, dicevo, apre tutto, quindi ci sta facendo rifare il giro, dobbiamo tornare indietro dove c'era quella porta che si apriva con la mano, l'altra porta. Adesso superiamo questo, andiamo a vedere cosa c'è in sta stanza prima di tutto. Collezionabile.
Possibile che non ti fa fare niente qua dentro? Mi sa troppo strano. Ah, forse per venire a prendere il collezionabile, ok, ok. Per venire a prendere il collezionabile. Andiamo a aprire quell'altra porta. Non lo vedo, raga. Merda, è qua. Non mi ha visto. Che culo. Che culo, raga, l'intelligenza artificiale delle creature è buona, eh. Non è male per niente. Solo che devo aspettare che si ricarica sto cazzo di vista di merda ogni tanto. È andato di là. Bella, possiamo salvare. Mo' salvo. Ok. Ora dobbiamo tornare di qua, raga. Di qua. C'era un cane enorme, raga. Questa è una pietra fatta scaldare, a temperature incredibili. Che cazzo è? Sono diventate rosse le pietre. Ah, vedete la barra in alto? Quella è la vista, la cosa che si ricarica la vista. La vista speciale che ci hanno donato quelle macchine. Quelle macchine degli dei. Ok raga, questa è la porta, perfetto, ci siamo. Ce l'abbiamo fatta, oh. Abbiamo fatto un giro della Madonna. Trova un modo per aprire il portellone. Hai già aperto. Disabilita il ciclo. Mythology Research, Note 1. Sarah has shown me a lot of the myths surrounding the ancient objects we have recovered. Just like assumed, most of these stories corresponds only a little with the true events of the past. Giants and fire giants are very much like the descriptions, but the Vanir and Aesir gods differ a lot from their noble fairy tale versions. Some stories are not even close to as gruesome as they are in real life. More of these stories later. Dove cazzo sto andando?
Wow. È un tubo d'acciaio laminato aperto, sembra, o è un fiore, o è tipo un... Devo entrare dentro, raga. Non è che abbia molta voglia, però... Andiamo. Sono dentro la pancia della bestia, come si suol dire. Raga, ma gli effetti che hanno ricreato di illuminazione, volumetrici sono fantastici. Mi complimento davvero con questo team di sviluppo. Bravissimi, eccezionali. Ecco, i ragni sono una delle cose che mi fanno più schifo. Che palle, sto telefono di merda, sta sveglia, devo staccare. Allora, sono gli arachnidi, sono le cose, tra le cose in pianeta che mi fanno più schifo di tutte. Sono abbastanza arachnofobico, raga. Cosa faccio? Ah, devi andare così. Mi hanno staccato le gambe, raga. Oh shit, what am I doing? Come on. Il braccio mi ha A staccato. little bit further. Raga, mi hanno staccato il braccio. Porca troia. Sono tipo degli uomini ragno, delle creature stranissime. Minchia, ma sono realizzate bene. Porca troia. Oh. Dove cazzo cosa ci ha messo al posto del braccio, If raga? I would have been 5 seconds late, the demons would have torn you apart. The great Odin spared your life, but left you broken. But that's okay, because I fixed you. No, you know what? I made you better. Remarkable, isn't it? What? No, you stay down. The anesthetics haven't left your system yet. Oh, my head. Okay, let's see here. Speech should be fine. I repaired the tissue. Yeah, I gave the bone structure a checkup as well. And the arm? How does it feel? Strange feeling, isn't it? When it's bonding to you. Huh. I know. I have a few of my own. Anyway, I have much to prepare. You rest for now. Wow, raga, ma che bello che è. Complimenti davvero. Henrik, look at her. It's Alice. The injuries she suffered and survived. It's not human. That doesn't mean she's not. Who are you? By Prima potremmo attaccare con questo my braccio. voice. She even sounds like. Yes. Yes. I fixed your voice Salviamo. and your arm. Who are you? What's I'm- going on? I'm Henrik Anderson, the CEO of Borcorp. The voice you're hearing is my wife, Sarah. She's up on the surface well. Unfortunately,
you and I are stuck down here. The things happening down there are happening up here as well. And it's getting worse by the minute. What did you do to me? I brought you back from Helheim. Henrik! Calm down. The journey to save her almost killed you. I don't want to lose you. Since she already has the prosthetic installed, tell her about it. Fine. Your new arm holds great power. Charged by Atrium, it can channel a magnificent force. It's based upon ancient knowledge uncovered by my wife. And brought into fruition by Henrik. The arm is called Jerngreper. You brought a hand with you. Use the Jerngreper to extract the RFID from it. You'll gain access to all doors with that level of security clearance. Now try it. Scan the hand on the table and then use it downstairs on the log. Ok. I know this is a lot to ask, but we're not taking this lightly. Please. We'll tell you more as you go. Ah, minchia! Che spettacolo! Praticamente hai assimilato la conformazione della mano. Cioè hai registrato la mano, questa mano, nel tuo sistema e quindi rifletterà in tutti i sistemi l'apertura della mano. Fantastica sta cosa. Geniale, bravi. Salvo ovviamente. Raga, ma è fatto benissimo. È fatto benissimo. Guardate che roba. Mamma mia. Ah, qua sotto. Vedete raga? Ora col braccio meccanico possiamo aprire tutte le porte senza portarci la forza Henrik? I'm losing connection here. The earthquakes are getting far too frequent. The roots are spreading faster. Please hurry. I'll show you all the things you need to know. Possiamo entrare sia di qua che di là. Ah no, questo è il simbolo della mano che abbiamo. Per aprire questa dobbiamo avere questo simbolo di questa mano. Vedete? È un altro tipo di simbolo. Questo 3. Mentre di questo simbolo ce lo abbiamo. Il simbolo che c'è su questa porta. Vedete? Quell'1. Un attimo. Ok. Can you hear me? Yes. Good. You can hear me as long as our radio can reach your Bifrost system. Ahead of you is your first obstacle. A service hatch that can usually only be opened from the inside, unless you're an engineer. However, Jerngreper can open the tunnels in an unconventional way. But first, you need power. You should find an atrium upgrade in a nearby room. Ho bisogno di energia, cioè cosa vuol dire che ogni volta che devo usarlo in una certa maniera devo caricarlo? Qua cosa c'è?
That right there is a small atrium cell that can power the arm. Insert it in the arm, get back to the service hatch, and fire a burst at it to fry the lock circuits. Ah, ok. And don't forget to refill your power with the power station on the Ma wall che before you move on. figata! Ma è mondiale, ragazzi! Ma neanche i AAA sono fatti così, oh! Ma è bellissimo! Ah, devo prima andare all'impulso. If you collect enough upgrades for Jangreper, you can activate the weapon inside it. Minchia, posso attivare un'arma all'interno con abbastanza upgrade. Te la attivo subito. Ahead and above you, there's another obstacle you can overcome with Jangreper. Use your sight to find the ladder's control panel. Aim at it and fire a directed burst to lower the ladder. Wow. Since Jangreper is relying on atrium power cells, your life might be depending on not running out. There is another, larger power cell that you can carry with you at all times. Collect the power cells. Anytime you want to use them, activate your Bifrost personal display system for instructions and to keep track of how many you've collected. Cioè, sembra la nuke di Robocop 2. Cioè, la nuke. Era Kane, era più grosso di te. Il 2 non ce l'abbiamo, raga. Addirittura la pioggia che sbatte sul telo, sui teli, Ahead of sulle you, pareti. you will find a door that is locked with an RFID signature you don't have. But now, that won't be a problem for you. It's the same as the earlier electronics, but the mechanics of the door needs a little finesse. Use your sight to see the mechanics inside the door and time the burst to get through. Ah, devo dosare il tipo di scarica per aprire questo tipo di porta? Ah, ok.
Sì. Cose che fa così con la mano, poi è fatta bene la mano, raga, ma è fatto benissimo questo gioco. Vediamo. Devo ricaricare un po', cioè quel tanto che ti basta. Non fa un cazzo. Pure questa posso aprire. Cazzo. C'è un cazzo. Collezionabile. Come cazzo si fa a tirare giù la scala? Devo saltare. Forse ne serve di più.
forse ne servono due. Non ci sto capendo un cazzo, devo tirare giù la scala, ma non viene giù. Devo fare un salto. Non credo, cazzo c'è. Ah, devi mirare, ma cos'è? Madonna, sti giochi, o Hyperlight è gratis. Ah, minchia, pure... Buono, mutare così lo provo. Che non l'avevo mai provato. Bella, bella, così almeno lo metto a scaricare. Dopo lo metto a scaricare. No, ma ha chiuso il gioco? Come mi ha chiuso il gioco? Ma mi pia per il culo? Ah, ah, ok, no. Scusa, sta avendo lo sbocco. Non ha chiuso il gioco. Okay, everything seems to be working again. Where were we? Right. Our world, Midgard, is sharing its existence with 8 other worlds that are all connected by something known in the legends as Yggdrasil, the World Tree. When we started researching the travel between worlds, we used technology to tap into a magical artifact known in the legends as the APSULOV, controller of the roots of Yggdrasil. This made it possible for us to safely travel to other worlds. Then, something came through one of the roots. The spirit. It took control of the APSULOV and our systems, causing an emergency overrun. The facility was completely sealed, and the roots started spreading. We need to reverse this by collecting the 9 artifact keys originally made to control the artifact and the roots it brings forth. But Henrik has traveled too much unprotected. He almost died when he saved you, and wouldn't survive going through another route. You are literally our only hope of stopping this. Without those keys, the roots and nightmares will take over our world. The fire giants will... Sarah! Wait, Henrik, I'm losing connection. Sarah? Shit! Listen, we know the location of one of the keys. Ok. Ahead of you is a route that will take you to Niflheim, the ice world. Every moment, the roots spread further into Midgard, so find the key and come back here as soon as possible. Please, hurry! Ok. Quindi raga, abbiamo una tecnologia che si chiama APSULOV, che è in grado di controllare a quanto pare tutte le zone circostanti di Isgard, tutte le zone circostanti di Isgard. APSULOV non è nient'altro che un congegno alieno.
Lo voglio potenziare sto braccio, raga. Questa però no, non si può aprire con le scariche. Questa no. I distributori di NUC. Ma neanche. Questo è il simbolo del 3. C'è anche una porta all'inizio, vi ricordate, raga? Il simbolo del 3. Quindi dovremo tornare indietro poi. Collezionabile. Col 3 non si può aprire. Non si può andare. Per forza di qua. Siamo caduti da sopra. Da qua. Che cazzo è? Mica un 8? Come un 8? Ci saranno numeri sono simboli alieni, magari non sono neanche numeri, Però se quello fosse un 8, raga, io ero rimasto fermo al 3. Vuol dire che ci sono altri 5 numeri in giro? No, beh, non credo, perché credo che siano numeri, simboli alieni simili a numeri. Un'altra radice, raga. Bella, salvataggio, ci voleva. Sono contento, raga, di Mutant Year Zero gratis. Lo proverò. Lo porto sul canale così quasi. Che se ne hanno portato già un po'. Per me quel genere di giochi mi piace tanto, però quello mi intriga. Ti ho detto, lo prendo sempre quando è in offerta, ma c'ho talmente tanta roba, raga, che non ho mai tempo per giocare a quello che mi interessa magari un po' meno rispetto a quello che mi interessa di più. Quindi This is for Dr. Henrik Anderson. Dr. Brian Roberts, Niflheim Operations Supervisor. Minor progress report on Niflheim Outpost N502. Construction is moving along according to schedule. Procedures after the complete destruction of N498 are implemented and seems to be working. Building is strictly held to crevices. The amount of noise is held to a minimum, and outposts are working 24/7 to avoid the attention of the natives. However, the morale is very strained after the 48 casualties at N498.
Worst of all are the sounds of the natives. It travels for miles through the infinite night and fog in this dead landscape. It just chills you to the core. Bello un mondo dove si vive 27 ore al giorno. Bello. L'importante è che non siano lavorative quelle ore restanti. Dove cazzo sto andando? Cazzo è il buco del culo di Asgard? Cos'è sto rumore? Deve essere quel cane, sicuro. Quell'ammasso di merda a quattro zampe. Cazzo di bestie ci sono? Che cazzo è? L'uomo cumbolo. L'uomo luppolo. Andiamo, andiamo. Si vede una minchia. Ma devo andare a prendere sta cazzo di chiave. Avevo fatto dannatamente male a presupporre che sia, ma all'inizio mi dava l'idea proprio di quella confusione che si respira in agoni, però poi è cambiato tutto, cioè nel senso, poi proprio i primi 10 minuti, quarto d'ora, raga, la sensazione, ma poi il resto non c'entra proprio un cazzo. A volte posso avere anch'io delle sensazioni di merda, per carità. Ok, finalmente un po' di luce. Andiamo via da ste caverne che mi stanno sui coglioni. Andiamo. Ma che cazzo? È aperto. Ah, ok, coincidono le stanze. Che cazzo serve, scusa, sta roba? Poi c'è del sangue. Qualcuno è salito pieno di sangue. È sceso o non di certo? Perché non c'è sangue per terra. Ah no, è sceso, potrebbe essere anche sceso. Oppure potrebbe essere arrivato da qui e salito.
Sì, probabile. Adesso andiamo a vedere. Bella celle. Cellone. Questo è un paddino. You get this? I promise you, I have gathered a lot of data on the key's whereabouts. I'm this close to finding it. But the road home, I can't get to it. Not with that thing outside. Listen, I don't know how much more of this I can take. You have to send someone to find another route. My feet are starting to I can't feel them anymore. Io salvo raga, sto sentendo il discorso, lo salvo, così ho fatto tutto e mi salvo che ho preso già tutto, sia celle che quant'altro. Ti ho ascoltato il discorso. Quindi almeno sono a posto. Qualsiasi cosa dovesse succedere. Allora raga, il livello di interazione è minimo, è vero, non ci sono molti oggetti con cui interagire tutto quanto, ma il livello di esplorazione è appagante comunque, perché è un level design decentemente fatto, ok? Un bel level design, un bel game design anche, che ti invoglia a esplorare solamente per le curiosità che ci sono in giro, le cose strane che ci sono in giro, anche senza prendere niente. Questo è quello che ti trasmettono i giochi, questo è quello che ti trasmettono i capolavori, i piccoli capolavori, raga, ok? Solo esplorando, girando e vivendo il gioco, guardandovi intorno, vivete delle cose, delle situazioni appaganti, che non devono essere per forza legate all'interazione. Qua no, per forza. Adesso sono arrivato. Si passa. Se cade da 4 cm si fa male questo. Non ho fatto livello di difficoltà ira di Cristo, però. Stai calmo. Mi dai il tuo cuore. Minchia, che cazzo c'avevi in mano? Una faccia di pietra. Trova la chiave APSULOV a Infinifidem. Trovata raga, torna dal dottor Henry Anderson con la chiave. Abbiamo la chiave che è una grossa faccia di pietra, quindi un artefatto. Bella, cella. Una cella, porcella. Mica i celloni. Quanti celloni ho? Mica 6 celloni. Ho 4 slot. Come faccio a potenziare il mio? Io voglio il superpotere del cazzo. Ah, vedete raga, 1, 2, 3, 4, 8. Lo sapevo io, sono numeri. Vedete lì sotto? RFID chiave. Sono 8 slot. Uno ce l'abbiamo, gli altri 8 da prendere nel culo. Però fino alcuni si possono aprire, vedete, questo 3 per esempio si può aprire con questo, quindi questo no. Però ce ne fottiamo il cazzo perché tanto noi dobbiamo andare di qua. Wow. Artefatto.
quindi di là non ci faccio niente. Devo proprio tornare indietro. No, non ci posso tornare indietro. Ah, questa è la chiave. Cioè, no, avevo preso la chiave d'artefatto, ok? Questa è la chiave per aprire la seconda porta. Infatti dicevo, ma vaffanculo, ce l'avevo in mano, non mi ha detto niente, faccia di merda. Vediamo. C'era il salvataggio qua? No, no, qua no. Aspetta, no, qua non si può andare, sì, ci dobbiamo scendere di nuovo, a posto. Ora possiamo aprire tutte le porte. Salviamo. Torniamo da The Doctor. Cos'è? Che cazzo è qua dietro? Questi sono gli scompartimenti segreti. Ma che cazzo è sta roba? Ah, qua sono arrivato, credo. Sì, sì. Tanta roba, raga, tanta roba sto gioco, ma tantissima roba, tantissima. 2, perfetto, bravo, così mi piace. Questo è un elevatore che non mi sembra il caso di prendere ora, perché dobbiamo tornare dal dottore. E credo che dal dottore ci si torni da qua, suppongo, seguendo il 2. Forse qua prendi solo questo. No, dobbiamo uscire a posto, dobbiamo scendere con l'ascensore. Andiamo. Stavo fumando, non l'ho visto. No, dov'è? Oh my god. Non l'avevo visto, ragazzi. Devo schiacciare. L'uomo luppolo questo. Raga, l'uomo luppolo. Vi devo far vedere l'uomo luppolo. Che faccio? Cosa faccio? Come agisco? Devo buttare, sì, probabilmente sì. Senza farmi vedere da lui, raga, ho capito. E la facciamo stealth. Ho passato basi militari che avevano un sistema di illuminazione molto più efficace. Dai. Illumina qua. Poi quando ti sposti segui.
l'uomo lucolo. Ok, andiamo. No, raga, abbiamo salvato vicino tanto, però dobbiamo di trovare queste cazzo di sfere di merda. Oddio, già qua, cagare il cazzo, sto merdoso, longo di merda. Sei un longo. Eccola qua. Una, no ma vai più lento. Vai più lento con la sfera, scusa, no? Così almeno ci facciamo prendere, no? Non serve un cazzo tutto ciò. E una. Forse il cammino mi sente di meno? Probabile. Eccola. Tanto mi sgama sto merda. Già lo so, è un merda. Guarda il longo. Ha due longhi forse, no? Andiamo. Oh, almeno ritorniamo dove eravamo. Senza dover ricaricare Todos. Dov'è l'uomo piccolo? Io devo salire sopra, no? Poi ci sono delle scalette, guarda che devo salire delle scalette. Io tiro le scalette, ragazzi. Non so la cosa migliore. Non so perché, ma questo è così. Che altro perché non sono stato a studiarla più tempo. Bella raga, si torna, vediamo. Merdoso. Cazzi, uomo lucolo di merda, ha fatto cadere una frana. Andiamo. Radice. Che bello che è sto gioco, raga. Bellissimo. Andiamo. Is that you? Trova un percorso alternativo per tornare da You made it back Memoria. alive. As soon as we lost connection, I thought. I can see you on a camera. Ahead of you, in APSULOV research, there's an elevator that you can take to me on floor B1. Perfetto, capito. I've marked the elevator so you can find it with your sight. There's probably a lot of things to explore in APSULOV research, but don't stay for too long. Don't insert the key into the tablet until I've analyzed it. Please hurry. Spiega, non è parola. Fagli inculovare. Si sono fatti tutti gli scudi qua? Ma era pieno di scudi una volta. Forse è un'altra stanza questa. Che cazzo è quella roba rossa? Ah, un paddino? No, una mano. Bella. Firma già scansionata. Ah, ok. Quindi trovi più mani dello stesso tipo? Oh Cristo. Il cane ha due teste, ma che cazzo è quella merda? Dove sei? Cane di merda. Dove è andato? Ma è volato? Sei che è saltato da qualche parte? Ma.
Sono due porte. Mi sa che mo ci sarà sto nascondino col cane, vuoi vedere? Io salgo da dove è arrivato lui. Anche lui è andato, mi sa, di quella porta dove volevo andare io adesso. Mythology Research, Note 4, with Dr. Henrik Anderson and my lovely wife. Dr. Sarah Anderson. The power of the hammer of the god is on a whole other level than anything discovered before. The hammer is powering the entire facility and is more stable than anything else of this strength. Even the power cells charged with it has a huge amount of power. We've decided to call the power Atrium, after the creator of the hammer. And not only does Atrium have the attributes described by Henrik, it also has a lot of magical potential. Cioè, di qua non è, ci dobbiamo I venirci don't know how dopo to qua. describe the phenomena scientifically, but Atrium has a terrifying effect on certain creatures from the myth that are affiliated with darkness. When it was wielded by Thor, it must have had an enormous destructive capacity. Sto cane in giro No non wonder mi the sento gods un are cazzo described as sicuro feared by proprio. everyone in the 9 realms. Ricerca APSULOV. Siamo arrivati dove dovevamo arrivare. Scania. Borco. Mythology Research, Note 5. There are many gods from the myths, which seem to have ties to the things we are retrieving from the other worlds. We have items from Odin, the Allfather, and his son Thor, the god of lightning. We have also found proof of the existence of the immortal Baldur and Freya, the goddess of fertility. And we have some leads on Hel, the goddess of death. Mimir, the keeper of the Well of Wisdom. Tutte le mitologie And Loki, norrene, the god of mischief. But that one worries me a i bit. dei mitologici della mitologia vichinga. Ah, si sta muovendo la piattaforma, ok. Ok, vediamo un po'. Una stele. Sono 10 comandamenti. Cazzo è sta roba? Chi è questo? Non l'avevo notato, raga. Sembra tipo Psycho Mantis. Mythology Research, Note 3. Cerca sulla mitologia. The information me and Henrik has unearthed is just as astounding as mentioned in the previous notes made by Henrik. One thing I just had to note was a story depicting an enormous
enormous wall built to protect Asgard from the outside world. The story talks of the gods making a wager with a giant. The wager was that if the giant could finish the wall within a set amount of time, he could marry the goddess Freya. However, when the giant was almost finished, the gods cheated. And to add insult to injury, Thor crushed the giant's head with his hammer. This wall, that is described in the Younger Edda, doesn't seem to be a wall at all. It's a statue capable of shutting out the roots of Yggdrasil and opening them to the one in control of it. I fear that this statue is exactly what we have here in the facility. The APSULOV. Minchia. Cioè ci sono tutti i nomi degli dei, però con riferimenti mitologici comunque abbozzati dagli sviluppatori. Cioè figata, una figata, raga. Ha fatto davvero un gran lavoro. Questo è di livello 5. Come immaginavo, raga, sono 8 numeri e c'è da farsi il culo su 8 numeri. Oh, il gameplay è fantastico, raga, quindi sarà il primo gioco ufficiale che entrerà in ingaggio, questo ve lo confermo. È il primo gioco ufficiale che rientra in ingaggio. Sono contento che sia questo, perché è un gioco estremamente particolare, estremamente fatto bene, di una casa di sviluppo indipendente, questi Angry Demon, che si sono rivelati davvero degli sviluppatori che ci sanno fare parecchio. Seguirò i loro giochi, seguirò le loro mosse in questi anni. Ora sì che il level design si complica. Ora sì, raga. E ora quella cosa che dicevo sul level design va annullata completamente, perché io pensavo fosse fatto di corridoi e quant'altro, ma invece vedo che raga, abbiamo un bel salone con delle porte e degli uomini che fanno ronde all'interno, dei demoni che fanno ronde all'interno. E ci sarà da farsi il culo qua dentro, ci sarà davvero da farsi il culo, tipo una stazione di polizia di Resident Evil, mettetela in sto modo. Non credevo, sta prendendo una piega davvero imprevista e spettacolare, appagante, emozionante. Cazzo è? APSULOV research. Ah, quindi io posso andare... Ah, vabbè, vado dal dottore così, no? In teoria così dovrei andare dal dottore, credo. Credo di sì. APSULOV research. Allora, torno al dottore con la chiave. Ascensore contrassegnato B1. Devo prendere l'ascensore B1, raga. Vediamo se ci sono altri ascensori qua attorno. Carichiamo tutte e 4 le celle, così almeno. Dai. E che palle. Oh, là. Bella, mo salvo.
Raga, questo gioco mi trasmette ansia, mi trasmette emozioni, quando giro per i propri livelli mi raccontano storie, mi trasmettono forti emozioni, sensazioni. Ansia, tensione, cioè comunque un gioco di questo genere è quello che ti deve trasmettere ed è quello che ieri Daymar non mi ha assolutamente trasmesso, ma assolutamente, ma nel modo più totale, mi sono annoiato. Ragazzi, ci stavo pensando oggi, lo stile di gioco è più appagante, il livello di shooting è simile a quanto abbiamo visto, vi ho fatto vedere in Dead Frontier 2, gioco gratuito. Solo che Dead Frontier ha un gameplay più bello, cioè ha un gameplay più, ha un concept più interessante, capito? Gli zombie sono fatti pure meglio, quindi boh. Come legnosità di giocabilità siamo lì, eh. Forse magari un po' meno legnoso coso, Daymar. Forse è questa, raga. Floor 2, Ah APSULOV no, research. pezzo di merda. Floor 2, APSULOV research. Ok. Mi dice di prendere l'ascensore. Floor 1, APSULOV research. Fammi seguire i punti, i simboli, va. Cazzo. Ah, per nascondersi, semplicemente per nascondersi ti ha fatto aprire. C'è un codice da mettere. Dai, ma che cazzo. Ma dai, figa puttana, l'ho salvato di vicino, però. Queste palle di merda.
eccola qua. Cazzo, non l'ho presa. Sì, Souka, merdoso. Ah, raga, non c'ho più carica. Devo trovare una stazione di ricarica. C'ho qualcosa in mano, raga. Devo prendergliela a quello. C'ha la chiave per aprire una di queste porte, quello. Ma come faccio a togliergliela? Mica posso fare le cose, mica posso acchiapparli da dietro. Non ho cariche. Devo trovare una stazione di ricarica di celle. Allora raga, io credo anche che dovremmo andare a cercare l'ascensore in B1. Ecco qua. Forse ci siamo. I simboli indicano di qua. Forse, speriamo, raga. APSULOV research. Floor 2. APSULOV research. Ah, basta semplicemente che cliccavamo. Ma vaffanculo. Basta semplicemente che io pensavo che quelli rossi non potevi. Basement 1. Waste disposal. Ora ci siamo, raga. Ora ci siamo. Un attimo che accendo il telefono. Mi si è chiusa l'applicazione. Qua dovrebbe esserci il dottore, raga. Prima salvo, poi vado a cercarlo.
Che raga, si divide in piani quel coso lì, è enorme. C'è da fare un lavorone là dentro. Paura e panico. Intanto andiamo dal dottore e vediamo cosa ci dice. Dovrebbe essere qua dentro. Wow. Di qua, eccolo qua. Oh jävlar vad du skrattar. Do you have it? Certo che ce l'ho. Oh, magnificent! Praised be Odin and all of his sons! Oh, you've done well. I almost died, and But you didn't. And now you've taken the first step in my plan to save this world of ours. Oh, jag har fortfarande en chans. Yes, but... Now, there's much I have to show you. And time is of the essence. At the end of the hallway is a room. The key code is 3425. I'll direct you once you've entered the room. Please, leave questions for afterwards. Now go. Questions? Where do I Okay. even begin? Entra nella stanza alla fine del corridoio usando il codice 3425. Andiamo a vedere qua cosa c'è prima. Ah, cos'è? Tipo una cosa sperimentale dove salvi? Ah, una palla, sono quelle palle che usi per salvare, quelle sfere che usi per salvare. Qui ci sono delle celle, perfetto. Eh sì, stavano costruendo un po' il portale che si usano per salvare. E serviranno ovviamente a scopo rituale. Comunque qualcosa di Dr. Lisa Svensson, ultra-tecnologico supervisor, day 12 of tablet analysis. all'interno del Dr. gioco. Anderson brought an artifact holding an engraved sphere and some form of magnetic energy field. The text delivered with the sphere suggests that it's a soul stone, something meant to replicate and store the soul of any higher being. There are accounts of time anomalies and split realities, but they are impossible to read at the time. Ok. Una spugna, non c'è più un cazzo, andiamo a vedere di qua, apriamo gli armadietti. Collezionabile, ah ok. Ti ha fatto venire qua solo per il collezionabile e qualche cella, ok, va benissimo, va benissimo. Che cazzo è sto posto? Questo non era previsto. Questo non l'avevo previsto. Che cazzo di stanza è questa? Questo è il letto da dove... tipo uno di quei letti da dove mi sono alzato io. Eh sì, dove c'è il braccio robotico. Ok, qua non si può fare un cazzo, andiamo indietro. Palle, devo usare l'altro telefono. Un attimo raga, devo usare l'altro telefono perché quello là mi si sta riscaldando. Quel cazzo di telefono là. Se non riesco a vederla live. Ok, ci siamo. Andiamo. Allora, il codice della porta ce l'ha dato, quindi possiamo andare. Vediamo sta vista di merda che ogni volta fa vedere tutto seghettato. Bisogna godersi la grafica di sto gioco che è fantastica. Questa è la stanza del dottore. Andiamo a aprire sta porta, raga, dai. Andiamo a aprire sta porta. Ma sono contento che sarà il primo gioco che porto in ingaggio. Sono contento perché mi sono bastati 2 gameplay per capire di che pasta è fatto sto gioco. 34-25 era, mi sembra. Sì. Entra nella stanza alla fine del corridoio, ok, fatto.
This clears a lot of things up for us. Thank you for bringing the key back. You're welcome. And thank you for fixing my arm. Yeah. I assume you have no memories of your past, and I bet you're wondering who you are. Well, so am I. But I'm locked out of the facility's main database at the moment. So if we make a quick detour, then... Henrik! Thousands are dying every minute, and you're talking about detours? We need to know, Sarah. I need to know what happened to her. Don't put the girl through any more than she has to, Henrik. Don't make her do this. We have to figure this out. The emergency system severed the connection between most of the systems and the base. You need to go to the medical research facility and approve a remote link to grant me access to the information we need. I would do it myself, but I'm not strong enough. I'll show you everything you need to know on the way. Ok. Consenti il link remoto nella ricerca medica. Qua non sarà da nessuna parte? Scende da lì da dove ho aperto. Chiuso a chiave. C'è qualcosa in acqua, raga. Cazzo è Chernobyl, oh. Cazzo è sto rumore? Most things in the facility are always handled with extreme caution, while some just aren't. We're hundreds of meters below the surface in northern Sweden. If something happens, it could be hours before help arrives. Above that, some of the artifacts clearly emits energy fields that could be a potential long-term health risk. The statue in the center of the facility has hundreds of people walking by it all day. Not to mention the gigantic hammer that was carelessly placed in a room where serious scientists, including myself, are working unprotected right next to it. My PDA tablet was low on battery this morning, but when I got back to my quarters, the battery was almost full. This just can't be right.
Ah, ok. Bella. Celle su celle. Bella questa tastiera, la voglio anch'io così. Bella. Possono aprire tutte. Tutte tranne quella. In the floor ahead of you, there's a battery. In case of a facility-wide power failure, they can be charged to power equipment in smaller areas. Jangreper has the ability to remotely charge these batteries with large and small bursts. When you're done with it, you can just take the energy right back, like any power station. This will make the area go dark again. Devo prosciugare sto robo. Prima entro in queste zone. Bene raga, andiamo a vedere, fare quella roba lì al generatore. Ho sbagliato. Ah, mi sono ripreso l'energia. Puoi anche riprenderti l'energia, ho capito. That thing stopping your path Oh my is God. afraid. A ghost of a Cosa broken cazzo giant. sei?
It's time to show you the weapon in Jangreber. L'arma, The sì. last level, right before it Dove overloads, sovrccarico is serve used to destroy evil la magic. magia nera, But sì. be wary. Different creatures will react differently to the power, so be careful when using it. Use the large atrium burst to destroy the Jotun Wraith that stops your path. Fino allo stadio 2 e poi rilascia, ok. Ma come faccio? Non ho abbastanza... Ah, posso... Beh, adesso posso riprendermi l'energia allora. Sì, tanto la porta ormai è aperta. Ok, ora sì. Perfetto. Don't forget that while you're charging the arm, you can cancel the charge at any time to avoid overloading it. By the gods, I see that ahead of you there's a whole lot of vermin. The myth describes them as trolls. We accidentally brought them back from Midgard on an expedition to retrieve a mythical harp from a magical creature which we destroyed. Back then, they were blind. But when they started spreading here, they evolved. And now, they aren't blind anymore. And they're aggressive and fast. Always be ready with a large pulse of Jangreber. Ok, e quindi li chiamano troll, quegli esseri con le corna. Mi ha raccontato la storia di come sono arrivati in queste terre e che sono ciechi, ma grazie al fatto di trovarsi in un luogo diverso da loro hanno sviluppato, si sono evoluti, quindi hanno sviluppato la vista. Infatti ci vedono benissimo, ho visto. Ah no, questi sono troll. Allora poi non sono troll. Questi non l'ho mai visti, raga. Spettacolare, raga, ma quanti cazzo poi di mostri di demoni ci sono? Ma è bellissimo. Ma è bellissimo. Ma dove siete stati Angry Demon tutto questo tempo? Dove cazzo siete stati? Ci volevate voi per fare un gioco del genere? E mi sa di sì, a sto punto.
qua sono venuti. Eh sì. Comunque di qua ho visto i tipi che sono andati di qua. Allora seguo dove sono andati loro, ok. Basta seguire dove sono andati loro. Qua non si può andare. Qua c'è un'altra cella. Andiamo. Facciamo ricaricare. Ok, non c'è niente, devo andare di qua. No. E dai. Il cazzone che ci sbarra la strada. Ah, non c'ho più cose, come faccio? Non c'ho più cose, scusa. Ah, generatori, bella. Infatti dicevo io, cazzo. Mostriciattoli mi chiami, mi inquietano. Allora, il game design e il level design di sto gioco è veramente tanta roba, ma tanta roba. Questi sono loro, Gli allegri bambini giocosi a quattro zampe. Ascensore? Basement 1, waste disposal. Energia Atrium. Dobbiamo andare proprio qua noi. Speriamo si possa salvare, raga. No! Che merda! Bastardo! Cioè, come sono inquietanti, raga. Fammi salvare, ti prego, fammi salvare. Fammi sto favore. Ho fatto troppa strada, raga, troppa. Senza salvare. Devi assolutamente farmi salvare, merdoso.
Qua pure un tunnel di funicoli. Labirinto, raga, labirinto. Seguo lui. Magari mi porta all'uscita. Infatti. Sala di controllo, la sala di comando. Eh sì. Ah, era già di ritorno. Potenza bassa. Facciamo una visuale normale, mica che a venire zigrinato girano i coglioni. Ora che possiamo vedere. Fammi salvare, ti prego. Sì, salvataggio, raga. Henrik, what am I looking at? That is the source of the power you are wielding, and the thing powering the whole facility. Mjolnir, Oddio, the hammer of the i gods. grigi sono, che cazzo sono? You can charge Jangreper on the energy outlets on the hammer. And don't forget your portable power cells if you end up without power suddenly. After this, we might lose connection since you go into the upper level, so good luck. Ah, grazie, buona fortuna, bello, bel consiglio. Va bene, raga, salviamo subito, seduta stante, e andiamo a osservare e basta, raga. Direi che ci fermiamo qui e sarà interessante ingaggiare la prossima volta questo gioco. Ti lascio così nel clou del clou. Ci sono dei... salvo quello per sicurezza. Ci sono dei uomini simili ai grigi, dei personaggi simili ai grigi, delle creature simili ai grigi. E eccoli qua, guardateli. Parecchio inquietanti, raga. E niente, raga, vi stavo dicendo, vi lascio con la figura di ciò che alimenta tutta la struttura, cioè anche il mio braccio, questa specie di pilone energetico. E cavolo, raga, ingaggeremo questo gioco, la prossima volta sarà il mio primo ingaggio, sono contento, lo porterò fieramente in primo ingaggio. E il gioco merita tantissimo, come abbiamo visto, non mi aspettavo prendesse una piega del genere, talmente complessa, talmente articolata, livelli talmente articolati che fanno impallidire addirittura i AAA più blasonati. Quindi level design fantastico, game design fantastico, grafica stupefacente per quello che per le sue origini, per le origini del gioco. Che dire, raga, contentissimo, strasoddisfatto, quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao!